Ciao e benvenuti su This is My Architecture. Sono Alessandro di AWS e oggi sono con Walter Dalmuth di Corley. Ciao Walter. Ciao. Mi racconti un attimino di Corley e di che cosa ti occupi? Certo, Corley è un partner AWS che si occupa di seguire i clienti sul territorio per le migrazioni in cloud e lo sviluppo di applicativi cloud native. Ok, vedo che qua avete un'architettura, vedo Elastic Container Service, Elastic Load Balancing, so che siete partiti da un'applicazione monolite e l'avete poi riarchitettata. Mi racconti un attimino l'applicazione, di che cosa si trattava e come l'avete trasformata? Certo, l'applicazione monolitica di Idea Scuola prevedeva di gestire tutta la filiera della distribuzione dei contenuti digitali, quindi lo studente, il professore, gli agenti sul territorio che si occupano di distribuire la licenza, così come i ruoli manageriali per la gestione di tutta la piattaforma. Ok, quindi siete passati a un'architettura a microservizi, per quale motivo avete scelto questo particolare tipo di architettura? Ma per diverse motivazioni che partono dal cost saving alla scalabilità, la gestione della parallelizzazione dei team di sviluppo, agevolare il poliglottismo nello sviluppo delle diverse parti infrastrutturali durante la migrazione. Ok, mi vuoi spiegare un attimino come funziona? Certo, si parte dal bilanciatore di carico che prevede di girare ai diversi microservizi ospitati tutti quanti nella parte DCS e quindi semplicemente vi è un passaggio tra il bilanciatore di carico che termina i protocolli HTTPS e passa ai diversi microservizi deployati all'interno dell'ECS. Ok, e vedo Lambda, code, sistemi di notifica, come si integrano queste parti? I diversi microservizi spesso hanno necessità di discutere tra di loro, per cui quello che succede è che quando un microservizio deve notificare un evento per una variazione interna, quello che fa è notificare un topic di SNS, quindi direttamente viene notificato un topic e a seconda del subscriber e quindi del microservizio che necessita di leggere l'informazione può arrivare ad esempio un messaggio in una coda oppure può essere scatenata una lambda per un'esecuzione diretta e quindi immediata dell'evento ricevuto sulla piattaforma, come per esempio la sign up di un utente. Ok, quindi chi legge dalla coda, oltre ad avere Lambda, altri servizi che leggono la coda sono sempre ospitati su ECS? Sì, sono sempre ospitati su ECS oppure se sono integrazioni di fornitori terzi possono agganciarsi direttamente alla coda ed estrarre le informazioni. Ho capito. In modo completamente flessibile. Quindi vedo anche che avete code commit come source code repository, quindi siete riusciti anche a passare a un tipo di sviluppo quindi più agile. Mi racconti un attimino questo tipo di vantaggio che avete visto? Assolutamente sì. Con l'aumentare dei microservizi e quindi dei diversi team di sviluppo abbiamo anche la necessità di dover rilasciare velocemente le funzionalità applicative. Certo. Per cui direttamente lo sviluppatore, pubblicando il suo codice su code commit, scatena un evento di code build che si occupa a questo punto di costruire l'immagine Docker necessaria per quell'applicazione e la pubblica sull'ECR. Una volta pubblicata l'immagine, quello che succede è che viene aggiornato uno stack di CloudFormation che poi si andrà quindi ad occupare di deliverare l'aggiornamento infrastrutturale direttamente nell'ambiente. Tutto questo in pochi attimi. Ok, perfetto. E vedo sotto anche Elasticsearch, quindi avete delle funzionalità di ricerca all'interno del prodotto? Certamente sì, l'Elasticsearch è un componente centrale perché offre tutto quello che è il vantaggio di ricerca con diversi valori aggiunti offerti direttamente dalla piattaforma. In più quindi è utilizzato non solo dalla parte di ECS che si occupa di indicizzare i suoi contenuti, ma anche tramite un'integrazione di un catalogo digitale che arriva da sorgenti esterne, che pubblicano i documenti direttamente su un bucket di S3. All'evento di pubblicazione del bucket di S3 viene scatenata una lambda che ne estrae le informazioni chiave e si occupa di indicizzare sempre nello stesso repository, così che poi direttamente tramite lo stack dell'ECS, un microservizio dedicato, tutta la piattaforma ottiene i servizi di ricerca in modo semplice. Bellissimo, ho capito, quindi avete in mente anche delle evoluzioni future? State ancora lavorando su qualche aspetto particolare che vuoi menzionare? Sì, grazie all'estendibilità della piattaforma possiamo introdurre diversi valori aggiunti, come per esempio i nuovi servizi di intelligenza artificiale, l'estrazione di contenuto sensibile da PDF e documentali di questo tipo per offrire sempre un'indicizzazione e quel tipo di attività. E in più abbiamo creato un vero e proprio playground per le applicazioni e quindi anche altri fornitori possono unirsi allo sviluppo rilasciando i loro servizi direttamente alla stessa struttura, lavorando così su quello che è la semplificazione infrastrutturale, quindi molti meno pezzi da gestire per le diverse componenti applicative e quindi ottenere anche diversi valori aggiunti di cost saving. Ho capito, benissimo, ti ringrazio per la spiegazione Walter. Grazie a te. Grazie per essere stato con noi. E grazie a voi di avermi invitato. E grazie per aver visto This is My Architecture.